Bene, visto il successo che ha avuto il video per quanto riguarda la Twingo, se è meglio prendere la benzina o elettrica, oggi confrontiamo l'auto che avete votato voi nel sondaggio di Instagram che ho fatto qualche giorno fa. Quindi se volete anche voi partecipare per la prossima volta a questo tipo di sondaggio e scegliere voi quale auto confrontare, se è meglio elettrico o benzina o gasolio, vi consiglio strettamente di andarmi a seguire su Instagram. Però devo dirvi una piccola cosa, perché il sondaggio non l'avrebbe vinto la Opel Corsa, ma invece l'avrebbe vinto la Citroen C4. E voi vi stareste chiedendo come mai ci stai parlando di Opel Corsa allora? Semplicemente perché la Citroen C4 nel mercato italiano è uscita a gennaio, pochissime settimane fa, e ancora di test veri su strada non ce ne sono quasi per nulla, o almeno ci sono soltanto piccole prove fatte dalle varie testate giornalistiche. Quindi ho ben pensato di fare un video su un'auto che ho i dati certi, le prove che sono state fatte sono molte di più, invece di portarvi un video grossolano, quindi con dei dati che sarebbero imprecisi. Ed i dati alla fine della Citroen C4 per quanto riguarda i consumi, ad esempio sia della versione elettrica, gasolio e benzina, ci sarebbe soltanto il dato del ciclo WLTP, che sappiamo che non è proprio veritiero al 100%. Quindi ce l'ho in bozza questo video, dovete soltanto aspettare un po' che ci siano un po' di prove in più in giro, e oggi parleremo tra quale versione di Opel Corsa conviene di più tra elettrico, benzina o gasolio. Prima di iniziare vi chiedo un piccolissimo favore, ovvero quello di iscrivervi subito al canale, lasciate subito un like e mi raccomando guardate il video fino alla fine. Questo perché così YouTube capisce che apprezza questo contenuto e potrebbe proporre questo video ad altri utenti, così cresciamo di più su questo canale e casomai in un futuro, speriamo prossimo, potrei portarvi dei veri test drive con dati fatti da me, così saranno ancora più precise le mie comparazioni. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e guardate il video fino alla fine. Prima di iniziare ovviamente ci sono delle premesse da fare, così capite tutti i conti che ho fatto, ma prima di tutto voglio ricordarvi che lo scopo di questo video non è prendere posizione di un fan sfegatato termico o fan sfegatato elettrico. Lo scopo è quello di calcolare, sia nel caso dell'elettrico che nel termico, quale conviene di più per il nostro portafoglio. Quindi mi raccomando, non scatenatevi tra i commenti, con civiltà. Successivamente alla fine del video scrivetemi quello che volete, le vostre considerazioni. Come ben sapete, della Opel Corsa ci sono diverse motorizzazioni e diversi allestimenti, e per fare un confronto più equo possibile ho cercato di prendere le motorizzazioni più simili tra di loro, soprattutto per quanto riguarda il termico, e prendere la versione base di quella motorizzazione. Per quanto riguarda la motorizzazione a diesel, l'unica disponibile è la 1500 di cilindrata, 4 cilindri con 75 kW di potenza, ovvero 102 cavalli, e con un cambio manuale a 6 rapporti. Proprio per questo motivo, per la versione a benzina ho preso la motorizzazione 1200 di cilindrata, 3 cilindri, 74 kW di potenza, ovvero 100 cavalli, con cambio manuale a 6 rapporti. Ed infine per la variante elettrica l'unica disponibile da 100 kW, ovvero 136 cavalli e 50 kW di batteria. Ovviamente ognuno di voi ha delle esigenze ben diverse e chilometri percorribili al giorno diversi, ma anche qua lo ripeto, come ho fatto nel video della Twingo, secondo me la auto elettrica può sostituire al 100% la seconda auto di famiglia, anche perché principalmente l'utilizzo che se ne fa è urbano,
extraurbano, ma le considerazioni finali le facciamo dopo. E il contesto in cui andremo a prendere queste 3 auto comprende anche quello di avere un box, un garage, soprattutto per l'auto elettrica, ma sappiate che molte volte, come ad esempio in centri commerciali, supermercati eccetera, mettono a disposizione delle colonnine elettriche non particolarmente veloci, a 22 kW principalmente, però sempre meglio di niente, che sono anche gratuite mentre fate per esempio shopping, quindi tanto meglio. Per quanto riguarda i consumi di ogni auto, sono andato a vedere i vari test che sono stati fatti, per esempio testate giornalistiche o anche da utenti che hanno già questa tipologia di auto, e i requisiti che mi sono posto, come appunto nella Twingo, era quello di fare un test in urbano tangenziale e in autostrada e fare una media, quindi prendere tutte le medie dei vari test, delle varie testate giornalistiche, e fare una media complessiva. Quindi ho una media complessiva dell'elettrico, del benzina e del gasolio, così da rendere i dati più vicini alla realtà. Spero di essermi spiegato bene. Parlando di dati, il costo dell'elettricità che ho considerato come l'altra volta è stato di 0,25 euro ogni kilowatt, per avere una media complessiva, perché tra nord e sud purtroppo ci sono delle differenze belle evidenti per quanto riguarda i prezzi. E per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, sono stati presi direttamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi per quanto riguarda la benzina mediamente è 1,40 e per quanto riguarda il diesel 1,30, ma vi ricordo che i prezzi di benzina e diesel sicuramente nel tempo andranno ad rialzarsi. Per quanto riguarda il costo dell'assicurazione, proprio come nel video della Twingo, non l'ho considerata perché ci sono troppi fattori che cambiano il prezzo finale, come può essere ad esempio gli anni alla guida, quindi sarebbe veramente impossibile calcolare. Ovviamente ognuno di voi sa quanto paga più o meno di assicurazione, e sappiate che il costo dell'assicurazione di un'auto elettrica in media è tra il 10 e il 30% in meno rispetto a un'auto a motore termico. Per quanto riguarda il bollo, ho riportato le tariffe principali in Italia nella maggior parte delle regioni, ma ci sono delle eccezioni come ad esempio il Piemonte o Trento e Bolzano, ma non le ho considerate, sono diventato veramente troppo pazzo, e ho considerato ovviamente il costo della fascia entro i 100 kW. Quindi vedrete successivamente che il costo del bollo può variare da un tot di euro a un tot di euro, proprio perché per ogni regione il costo che si deve moltiplicare per ogni kilowatt di potenza varia da regione a regione. Per quanto riguarda il tagliando, il costo del tagliando per l'elettrica è di 85 euro, invece per le versioni termiche ci aggiriamo circa 200 euro, e Opel afferma che il tagliando deve essere fatto ogni 30.000 km, quindi ho considerato circa ogni 2 anni. Per quanto riguarda la revisione, purtroppo non so se sapete, da quest'anno il prezzo aumenterà rispetto al 2020 e il costo della revisione ammonterà a 79 euro. Per quanto riguarda i chilometri che ho considerato al mese, per facilitare i conti a tutti ho considerato 1000 chilometri, e pensando che all'anno sono 12.000, come seconda auto di famiglia credo che siano anche molto veritieri nella realtà. Bene, ora veniamo ai conti effettivi. Per quanto riguarda la Opel Corsa E, la media dei consumi, quindi urbano, extraurbano e autostrada, si attesta a 16,83 kWh ogni 100 km. I chilometri percorribili con una sola carica sono quindi 273,32 km, e vi ricordo che non ho utilizzato la capacità di batteria da 50 kW, ma ho utilizzato la capacità netta considerata che è di 46 kWh, cioè quella capacità di batteria che
effettivamente l'auto utilizza. L'elettricità che serve per fare 1000 km al mese sono 168,30 kW e il costo dell'elettricità per fare 1000 km ammonta a 42,07 euro. Per quanto riguarda la Opel Corsa a benzina, la media dei consumi si attesta 6,37 litri ogni 100 km, con un serbatoio pieno che sia per la benzina che per il diesel è di 41 litri la capienza massima. Si percorrono 643,64 km e per percorrere 1000 km ci vorrebbero 63,70 litri ogni mese e il costo sarebbe di 89,18 euro. Invece per quanto riguarda il diesel, la media dei consumi è di 5,5 litri ogni 100 km e con un pieno di serbatoio si fanno 745,45 km, tradotto in litri sarebbero 55 litri per fare 1000 km, con un costo di 71,5 euro. E ora veniamo alla tabella e ai conti finali. Vi ricordo che quello che considero io sono 10 anni di vita dell'auto, quindi in totale farebbe 120.000 km, e ora vedrete la tabella in sovrappressione così la commentiamo insieme. Per quanto riguarda la revisione in 10 anni di vita se ne dovrebbero far ben 4. Questo perché la prima revisione si fa dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente si fa la revisione ogni 2 anni, quindi in 10 anni di vita si fanno 4 revisioni in teoria. L'assicurazione, come vi ho detto prima, è un fatto molto personale. Se volete calcolarlo, prendete il costo della vostra assicurazione e fate il meno 10 o 30% in meno per calcolare quello dell'elettrico. Per quanto riguarda il bollo, nelle auto elettriche per la maggior parte delle regioni l'esenzione è di 5 anni e addirittura in alcuni casi l'esenzione del bollo è a vita. Quindi cercate in caso di informarvi in base alla regione in cui vivete. E invece per quanto riguarda l'incentivo ho considerato nel caso in cui si rottamasse un veicolo vecchio. Come potete ben vedere, in teoria il diesel vincerebbe, con in seconda posizione il benzina e il terza l'elettrico, ma sono sicuro che aggiungendo il prezzo dell'assicurazione tutti e tre i costi si ridurrebbero ancora di più, quasi uguali, anche perché la differenza tra diesel ed elettrico è poco meno di 3.000 euro, senza tener conto che la manutenzione delle auto termiche e i costi aumentano notevolmente quando ci sono quegli interventi che si fanno solitamente 6-7 anni dopo che si compra l'auto, come può essere ad esempio la sostituzione della cinghia o di cuscinetti. Sicuramente la Opel Corsa non la considererei tanto come principale auto di famiglia, soprattutto per gli spazi e anche il bagagliaio, ma come seconda auto di famiglia la considererei perfetta. Ovviamente ognuno di voi sa quanti chilometri fa al giorno e sa qual è la propria esigenza. Certo però che se per esempio avete una seconda auto di famiglia ormai vecchia da sostituire, che utilizzate principalmente nel percorso casa lavoro e casa tempo libero, che in Italia mediamente è di circa 30 km al giorno, e avete anche giovani patentati come me e casomai volete anche togliervi quella gita fuori porta di 100 anche 200 km nel fine settimana, beh, io non escluderei per niente l'elettrico, anche perché ricordo che tra le tre versioni è quella che ha più potenza e anche più coppia, quindi secondo me anche molto più divertimento per guidarla. Poi se avete anche un box o un garage, tanto meglio. Se devo esprimere un parere personale, io sceglierei anche tranquillamente l'elettrico, perché porta qualcosa di nuovo nel concetto di auto, o forse secondo me è solo perché mi piace la tecnologia. Io vorrei quindi sapere da parte vostra la vostra opinione, e se per esempio ho fatto qualche errore, c'è qualche imprecisione, non avete capito qualcosa, domandate, scrivete qua sotto nei commenti tranquillamente, per carità. Ripeto, non voglio prendere posizioni da fan sfegatato elettrico, fan sfegatato termico. Ovviamente
personalmente ho delle mie preferenze, però non significa che sia sfegatato, insomma. E ripeto che questi tipo di confronti a me piacciono veramente tanto, soprattutto per quanto riguarda i conti eccetera, è veramente molto interessante. Quindi spero ovviamente che non ci sia una bufera tra i vari motoristi elettrici e termici qua sotto, quindi con calma. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto, iscrivetevi assolutamente al canale, mettete un like e commentate qua sotto, seguimi su Instagram e segui anche il canale Telegram delle offerte, e noi come sempre ci vediamo con un prossimo video qua su YouTube. Fate i bravi, mi raccomando, non scannatevi qua sotto.